I mondiali di calcio in Qatar sono terminati ormai da un paio di settimane e anche l'eco delle polemiche che l'hanno attraversati e l'hanno caratterizzati si va spegnendo. Noi del 21 però non dimentichiamo e in questo video vi racconteremo quella che è la storia del mondiale di calcio che nella sua organizzazione probabilmente è il più corrotto di tutta la storia dei mondiali. Prima di iniziare però siamo a chiedervi il solito favore. A voi non costa nulla, a noi aiuta molto. Mettete segui sulla pagina del 21. Rimarrete sempre aggiornati sulle nostre attività e ci farete un grande favore. Torniamo a parlare del mondiale. Nel 2022 il mondiale si è svolto in Qatar. Prima, tutte le precedenti edizioni avevano sempre avuto come nazione ospitante o una nazione che nella stragrande maggioranza delle volte era una nazione con una grandissima tradizione calcistica, oppure pochissimi casi particolari che avevano un altro focus, un altro scopo, come ad esempio l'organizzazione dei mondiali in Sudafrica, che era fatta in un paese che stava dimostrando al mondo che poteva uscire da quella realtà terribile che era l'apartheid. Poi nel 2022 è arrivato il Qatar, paese calcisticamente inesistente, a parte una vittoria in Coppa d'Asia, che è avvenuta casualmente proprio durante il processo di lancio di questi mondiali, poi mai più fatto nulla dopo, mai più fatto nulla prima, e infatti avete visto che figura barbina ha fatto la nazionale del Qatar. Basti pensare che non era mai successo in nessuna edizione del mondiale che la nazione ospitante non segnasse un gol nelle prime 2 partite giocate. Ma d'altronde cosa potevamo aspettarci da una nazionale che è di un paese che conta più o meno 2 milioni e mezzo di abitanti, ma che di abitanti locali, quindi con passaporto qatarino, ha più o meno 1 milione di persone. Un paese che è grande poco più di 11.000 km quadrati, tanto per darvi un'idea, poco più delle Marche che ne contano più di 9.000, la metà della Lombardia, ok, per estensione. La sua capitale, Doha, dove praticamente si è giocato tutto il mondiale, ha un'area urbana che conta 700.000 persone. Cioè, in tutto questo è come un po' se avessimo organizzato il mondiale a Roma, anzi, forse stiamo anche un po' larghi. E questo è il risultato. In tutto questo si organizza per la prima volta il mondiale in un paese arabo e questa è la scusa che hanno portato avanti per farci credere che stavano cercando di fare qualcosa di innovativo. Peccato poi che questo paese arabo si sia rivelato per quello che è e che tutti sapevano, anche se per circa 10 anni abbondanti, 12 anni dalla data dell'assegnazione nel 2010, tutti hanno fatto finta di non vedere. Hanno fatto finta di non vedere, ma diciamo 10 giorni, 15 giorni prima che iniziasse il mondiale, ci hanno pensato subito i catarini a mettere in chiaro le cose. Noi non potremo cambiare la nostra religione per tifosi che staranno qui un mese e poi se ne andranno, nella migliore delle ipotesi. E infatti lo hanno chiarito subito. Circa 10 giorni prima che iniziasse il mondiale, l'ambasciatore del calcio del Qatar, Khalid Salman, ex giocatore professionista chiaramente di nazionalità qatarina, in un'intervista alla tedesca ZDF ha chiarito subito come stavano le cose. L'omosessualità è una malattia mentale. Bah, questo è stato l'esordio. Apri di cielo, polemiche a non finire in tutto il mondo, ma il Qatar invece di stemperare aumenta, perché arriva un generale, che adesso è a capo dell'organizzazione della sicurezza del mondiale, Abdulaziz Abdullah Al-Ansari, sempre della famiglia Al-Ansari, ricordatevi questo family name, come li chiamano loro, che dichiara, signori, polemica a parte, attenzione, perché ricordate che in Qatar l'omosessualità è un reato, ok? Quindi vi invito a non scambiarvi effusioni in pubblico. Ma come? La FIFA, che parla sempre di inclusione, di lotta al razzismo, di lotta alla corruzione, questo già fa ridere, organizza il mondiale in un paese così? Questa però è la realtà. D'altronde, in Qatar non è che poi si sono fatti troppi problemi, tant'è che a tutto questo, di cui già vi ho parlato, mette fine una dichiarazione della Qatar Football Association, che forse
è proprio la pietra tombale e fa capire perfettamente come ragionano loro da quelle parti. Mansour Al-Ansari, infatti, segretario generale della Qatar Football Association, dichiara: no, guardate, il Consiglio Supremo del Qatar non ce l'aveva con i gay. Proprio in Qatar le fusioni in pubblico sono vietate, a prescindere dall'orientamento sessuale. Okay? E adesso esce fuori tutto, nel senso che chi vi sta parlando è un agente FIFA dal 2007 e il sottoscritto ha vissuto nei paesi arabi, in tutto il GCC e in particolare tra Qatar e Emirati Arabi Uniti per oltre 4 anni e mezzo. Quindi sì, posso confermare che se voi siete in Qatar con la vostra fidanzata o con vostra moglie e state passeggiando lungo la cornice e a un certo punto vi girate e la baciate in pubblico, dopo 10 secondi arriva un poliziotto che vi chiede se gentilmente potete farlo nella vostra camera d'albergo e non in pubblico, nonostante sia etero la situazione e nonostante quella sia tranquillamente vostra moglie o la vostra fidanzata ufficiale. Ecco dove è stato organizzato il mondiale. Allora riuscite a pensare a una ragione diversa che sia quella del vil denaro per organizzare un mondiale in un paese così? Noi no. Ma come è iniziato tutto questo? Tutto questo è iniziato nel 2010, quando per la prima volta nella storia, già questo doveva far riflettere, il mondiale fu assegnato a 2 squadre differenti, cioè furono assegnati 2 mondiali differenti in una sola sessione. Quelli del 2018 alla Russia, quelli del 2022 al Qatar. Non era mai successo prima nella storia della FIFA che in una sola elezione del comitato esecutivo della FIFA si potessero scegliere 2 sedi ospitanti per 2 edizioni consecutive. Casualmente quella volta si parlò di Russia e di Qatar. Ancora la situazione in Russia non era quella che poi abbiamo visto attuale, però anche lì la Russia non ha mai brillato proprio per democrazia e quant'altro. Passi quella. Ma quella del Qatar era già all'epoca assolutamente impensabile, tant'è che quando il Qatar presentò la sua domanda di iscrizione, la stessa FIFA dichiarò quella domanda ad altissimo rischio. Si parlava di condizioni climatiche impossibili per poter giocare un mondiale d'estate e all'epoca tutti dicevano che sarebbe stato folle cambiare i calendari. Cosa è successo? Per la prima volta nella storia abbiamo cambiato i calendari e abbiamo fatto giocare un mondiale in inverno. Si parlava già all'epoca di situazione geografica complicata perché il Qatar non è assolutamente vasto, è tutto concentrato, è troppo piccolo. Si parlava già all'epoca di una situazione calcistica imbarazzante, il livello del calcio, fatevelo dire da chi ci ha lavorato, è assolutamente ridicolo. Una delle ultime partite che vidi in vita mia, il gol della partita che doveva decidere una squadra piuttosto che l'altra andasse ai playoff, fu realizzato con il portiere che ha lanciato la palla sulla schiena del difensore e ha fatto autogol. Questa è storia e il sottoscritto l'ha visto con i suoi occhi. Quindi capite che regalare, tra virgolette, un mondiale a un paese così già appariva molto complicato. Bisogna specificare comunque che l'unica carta valida che il Qatar poteva giocarsi era quello del fatto che in quella situazione bisognava per forza assegnare il mondiale a una nazione che fosse o nordamericana, centro-nordamericana, o asiatica, per cui le candidature forti contro il Qatar erano quelle di Stati Uniti e Australia e nessuno credeva che avrebbe potuto passarla liscia il Qatar. Come funziona all'epoca? Perché adesso non funziona più così. Casualmente anche lì hanno cambiato le regole. All'epoca era una riunione fiume del comitato esecutivo che decideva con 22 membri, quindi non con tutte le nazioni che fanno parte della FIFA, ma solo 22 scelte, che in quel momento rappresentavano la FIFA, dovevano eleggere il paese e si facevano 4 votazioni di seguito. Ad ogni votazione il candidato che prendeva meno voti veniva eliminato. Alla fine si scontrarono Qatar e Stati Uniti e vi dico solo questo, alla prima votazione, la primissima votazione, il Qatar prese 11 voti. All'ultima votazione il Qatar prese 14 voti contro 8 e contro gli Stati Uniti gli fu assegnato il mondiale. In tutto questo, subito dopo fatta l'elezione, diciamo che
furono molto bravi per alcuni anni a far finta di nulla. C'era la gioia, per la prima volta un paese arabo, costruiremo stadi con l'aria condizionata, io c'ero, me le ricordo quelle cose, e già tutti si erano resi conto che comunque sarebbe stata una buffonata. Però non si mosse nessuno. Si parlò subito, soprattutto gli Stati Uniti, parlano subito di mondiale truccato, nelle assegnazioni chiaramente, corrotto, però ufficialmente nessuno fece un passo. Nel 2013 però qualcosa cambia, si muovono dei giornalisti veri, i francesi di France Football, che iniziano a tirar fuori documenti, soffiate, idee, suggerimenti su dove indagare e come indagare sul presunto giro di mazzette che aveva portato appunto all'assegnazione del mondiale al Qatar. E tutto questo dà il via a quella valanga che poi porterà ad arresti, alle dimissioni di Blatter, al quasi arresto di Michel Platini, presidente dell'UEFA, anche lui stessa fine di Blatter, costretto poi a dimettersi per un giro di consulenze molto strane fatte alla FIFA. In tutto questo, direte voi, il Qatar tiene un basso profilo? No, perché caratteristica di questi personaggi ricchi che sanno perfettamente di avere in mano tutto quello che vogliono grazie ai loro soldi è quella di essere sfrontati, di non fermarsi, di non avere regola alcuna, né etica né morale. Per cui succede che quando Blatter viene costretto a seguito dello scandalo a dimettersi, tutti si aspettavano che il suo posto sarebbe stato preso da un moralizzatore, da qualcuno comunque di basso profilo. Chi si candida? Si candida Mohammed bin Amman. Mohammed bin Amman era il presidente dell'Asian Football Confederation, la nostra UEFA, però per i paesi asiatici, tanto per capirci. Era stato presidente dell'Al-Rayyan a suo tempo, quindi l'Al-Rayyan diciamo una sorta di Juventus del Qatar, la squadra più titolare di tutto il Qatar. Era stato comunque presidente della federazione, ma soprattutto aveva rappresentato il Qatar in quella famosa elezione di cui parlavo prima. È il vero artefice, per dirla in poche parole, dell'assegnazione dei mondiali al Qatar. E lui che fa? A questo punto passa all'incasso. Io vi ho fatto avere il mondiale, voi mi fate eleggere come presidente della FIFA. Deve diventare il dio supremo del calcio. Pensate, al Qatar danno una nazione che calcisticamente è inesistente, aveva avuto l'assegnazione del mondiale e pretendeva anche la presidenza della FIFA. Ripeto, un paese in cui il calcio non sanno neanche cosa sia. Infatti nel maggio 2011 Bin Amman organizza a Trinidad, all'hotel Hyatt di Trinidad, un meeting nel quale ufficialmente, a sue spese, premessa, nel quale avrebbe dovuto spiegare a tutti i membri delle federazioni nord e centroamericane qual era il suo programma da presidente FIFA. E lo spiega in maniera perfetta. Questi sono dati di cronaca. Infatti, chi ce lo racconta è Fred Loon, vicepresidente della Federazione delle Bahamas. Loon dice a tutti i giornali che, una volta arrivati all'hotel, tutti i partecipanti al meeting vengono invitati da una persona ad andare nella grande hall dove avrebbero trovato, diciamo, una sorta di borsa di benvenuto. In questa borsa di benvenuto c'era per ognuno di loro una busta marrone contenente, dice Loon, almeno nel suo caso, $40.000. Diciamo che Bin Amman ha fatto capire subito come avrebbe gestito la FIFA e il mondo del calcio. Chiaramente non tutti sono comprabili e qualcuno denuncia. Loon e qualche altro membro denunciano tutto quello che è accaduto e scoppia il finimondo. Bin Amman viene costretto prima a dimettersi da presidente dell'Asian Football Confederation, poi viene addirittura radiato. Viene radiato insieme a Jack Warner, rappresentante degli Stati Uniti. Ma entrambi fanno ricorso al TAS di Losanna e incredibilmente, lascio a voi ogni commento, vengono reintegrati. Al che la FIFA coglie la palla al balzo, trova un'altra scusa, una sorta di conflitto di interessi, perché ci voleva un conflitto di interessi per capirlo, e li radia un'altra volta. In tutto questo si va avanti e si arriva però al 2014, quando il Guardian, altro giornale molto d'assalto, questa volta inglese, tira fuori addirittura una email in cui si certificava, secondo loro, che lo stesso Jack Warner avesse
preso una bella tangente da $1.600.000 per vendere il proprio voto. Tutto quello che vi sto dicendo chiaramente lo potete trovare ovunque, ma la cosa importante per concludere è questa. Dei 22 membri che hanno partecipato a quella elezione che ha assegnato il mondiale al Qatar e alla Russia, 10 sono stati o arrestati o fatti dimettere e radiati. Quasi la metà. Se consideriamo che in tutto questo ci sono cascati anche presidente della Asian Confederation, Bin Amman, presidente della FIFA, Blatter, e presidente dell'UEFA, Platini, tutto questo vi fa capire immediatamente come sia stata corrotta quella assegnazione e come il Qatar abbia potuto ottenere dei mondiali. Nonostante tutto, però, come al solito, i soldi hanno vinto e il mondiale si è giocato in Qatar. E a noi cosa rimane da dire? In tutto questo, però, c'è da ricordarsi una cosa fondamentale. Il calcio in Qatar praticamente non esisteva. Non esisteva il calcio giocato, ma non esistevano neanche le infrastrutture. Ed è qui che parte la seconda parte del nostro video.